Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Oggi ci immergeremo nella Venezia del Settecento, secolo considerato il periodo d'oro della pittura paesaggistica della Repubblica Serenissima, quando è stato realizzato anche questo dipinto meraviglioso. Come sempre trovate il link diretto al nostro sito passioneantiqua.com giù nel box informazioni, dove ci sono anche il link per iscrivervi all'area riservata del nostro sito e tutti i link ai nostri altri social. Mi raccomando, seguiteci non solo qui su YouTube, ma anche su Instagram e Facebook. Come dicevamo, il Settecento veneziano fu un secolo considerato da molti pittori e aspiranti tali come un'epoca d'oro. Era infatti un periodo in cui la domanda di dipinti cresceva continuamente. Partiva dalla nobiltà locale, ma arrivava anche dai collezionisti stranieri, che si erano avvicinati in modo particolare all'Italia grazie alla moda del Grand Tour e che cercavano vedute e paesaggi da riportare a casa come testimonianza della magnificenza di Venezia e del Veneto. Le botteghe dell'epoca erano dei veri e propri laboratori di idee, luoghi vivi, affollati, dove giovani artisti imparavano il mestiere copiando stampe, incisioni e disegni che circolavano ovunque, anche perché Venezia era, tra le altre cose, anche una delle capitali europee della riproduzione grafica. Era così che si trasmettevano i modelli dei grandi maestri e soprattutto fu così che si consolidò un vocabolario comune, fatto di rovine, ponti rustici, laghetti sereni, figure pastorali e alberi slanciati. Un insieme di elementi che diventerà tipico del cosiddetto paesaggio ideale. Il paesaggio, infatti, esisteva già come genere artistico, ma è nel Settecento che assume un valore nuovo. Non è più un semplice sfondo per soggetti religiosi o storici, ma diventa il protagonista. Diventa un genere autonomo, capace di rispondere ai gusti del mercato, alla sensibilità dei collezionisti e al fascino della natura, reinterpretata attraverso l'immaginazione. Divenne un genere così tanto richiesto da generare a Venezia un vero sistema produttivo. Alcuni artisti si specializzarono solo nelle architetture, altri nella vegetazione, altri ancora nelle figure, creando un mosaico artigianale che confluiva nel risultato finale attraverso una collaborazione fluida e significativa. Alcuni artisti riescono a portare questo linguaggio a livelli altissimi. Uno di questi è Marco Ricci, figura fondamentale nella definizione del paesaggio veneto moderno. Le sue architetture immaginate, le rovine pittoresche e quel senso di teatralità tipico delle sue atmosfere diventano un vero riferimento per generazioni di pittori che operavano tra Venezia e il Veneto. E il suo stile si diffonde velocemente grazie proprio al grande numero di incisioni e modelli grafici che circolavano appunto nelle botteghe. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il dipinto di cui vi parlo oggi, un'opera che rappresenta in modo esemplare la cultura figurativa nata nelle botteghe veneziane del Settecento. La prima cosa che colpisce osservandolo è la raffinatezza della tecnica. La stesura a olio è morbida, levigata, non ci sono spessori marcati e non ci sono zone di materia pesante. È una pittura costruita per sovrapposizioni sottili, velate, che permettono al colore di respirare. La luce è diffusa, calma, coerente, avvolge ogni cosa senza creare contrasti violenti. Questo è un modo di dipingere profondamente veneto, che privilegia l'atmosfera rispetto al dettaglio, la luminosità rispetto al chiaroscuro drammatico. In effetti, mentre nel Nord Europa e in altre scuole italiane in questo stesso periodo sono molto in voga scene cupe, onde profonde, nubi tempestose, qui in Veneto prevale un altro approccio, quello di dipingere i cosiddetti meriggi assolati, con una luce dorata, piena, che unifica tutto e che ammorbidisce perfino la severità delle rovine. Anche il colore contribuisce a questa armonia, infatti i blu sono limpidi e chiari, i verdi sono smorzati, eleganti e mai eccessivi.
Le terre e gli ocra riscaldano senza appesantire. Quella del Veneto del Settecento è una tavolozza che parla la lingua della grande tradizione veneziana. Un altro aspetto molto affascinante è il modo in cui viene rappresentato l'antico. Le rovine non sono mai descritte con precisione archeologica, sono invece interpretate e trasformate in scenografie poetiche. Le rovine diventano simboli di un passato glorioso, elementi scenografici che attraggono lo sguardo ma non lo sovrastano. Allo stesso modo, la natura non è selvaggia e incontrollata, ma viene rappresentata come un luogo di armonia, di equilibrio tra presenza umana e paesaggio ideale. Il tema della rovina classica in questa composizione richiama chiaramente l'opera di Marco Ricci, Campagna romana con rovina e laghetto, conservata proprio a Venezia nella Fondazione Querini Stampalia. Pur non raggiungendo in questo dipinto la teatralità e la forza scenica che spesso caratterizzano Ricci, è evidente che questo pittore conoscesse quello stesso linguaggio e lo rielaborasse secondo un gusto più morbido, più luminoso, più vicino a una dimensione idilliaca. Indirettamente osserviamo anche un richiamo alla pittura del paesaggio ideale europea, codificata soprattutto da Claude Lorrain. Attenzione, non parliamo mai di un'imitazione, ma di una raffinata assimilazione filtrata attraverso la sensibilità veneta. Il centro della composizione, possiamo vedere, è uno specchio d'acqua. Da sempre ovviamente l'acqua è elemento identitario della città di Venezia e quindi anche della sua pittura. Tuttavia non necessariamente è sempre trattata come protagonista, cosa che avviene invece nelle vedute. Nelle raffigurazioni dei paesaggi solitamente è più una presenza poetica. Laghi, fiumi, superfici riflettenti diventano zone di luce che alleggeriscono la scena e la rendono più armoniosa. Nel nostro dipinto l'acqua riflette la rovina, gli alberi, il cielo, crea un legame visivo tra tutti gli elementi. Su una riva di questo specchio d'acqua si erge una torre di ruta, accompagnata da un colonnato che richiama l'architettura classica, reinterpretata secondo la fantasia pittorica settecentesca. La rovina, pur imponente, non domina la scena, ma vi si integra con naturalezza e diventa un frammento del passato che dialoga pacificamente con il paesaggio contemporaneo della pittura, in piena sintonia con la sensibilità veneta per il tema dell'antico poetizzato. Alle spalle della rovina troviamo un ponte ad archi che accompagna lo sguardo verso un piccolo borgo situato su una collina lì in fondo. È appena accennato, fatto di macchie luminose, ma basta a dare profondità e a suggerire una continuità narrativa. Ci fa intendere che c'è dell'altro oltre a quello che vediamo. E infine analizziamo le figure, la presenza umana di questa scena. Sono pastori, viandanti e anche animali al guado che non ricoprono un ruolo centrale, non rubano la scena, ma servono a misurare il paesaggio, a renderlo vivo, abitato e quindi credibile. Compiono piccoli gesti quotidiani che invitano chi osserva ad entrare nella scena con naturalezza. Ci fanno proprio immedesimare di poter essere anche noi sulle rive di questo laghetto. Tutto questo ci parla di un autore legato alla cultura artistica del Veneto tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, un'epoca in cui il paesaggio ideale vive un successo straordinario, alimentato dalla richiesta dei collezionisti e da una rete di botteghe molto attive, capaci di collaborare, condividere modelli e specializzarsi. Il risultato è un'opera equilibrata, elegante, che ci restituisce un mondo in cui l'antico non pesa, la natura non sovrasta e la luce non comanda, ma orchestra. Un paesaggio immaginario sì, ma mai irreale. Un luogo che sembra costruito dalla memoria, dall'invenzione e dall'osservazione tutto insieme. E forse è proprio questa la magia del paesaggio veneto del Settecento, parlare con semplicità agli occhi e con profondità allo spirito. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ciao passionari!